Se stai pensando di comprare la tua prima slot car, allora fermati un attimo, perché il rischio più grande, soprattutto all'inizio, è di acquistare qualche cosa che sembra bellissimo, ma poi in fin dei conti non è adatto a te. Una pista troppo complicata, una macchina difficile da guidare, oppure anche degli accessori che non servono praticamente a nulla. O peggio ancora, spendere dei soldi e dopo poco tempo lasciare tutto fermo in una scatola. In questa nuovissima serie di video voglio spiegarti che cosa acquistare davvero se ti vuoi avvicinare al mondo delle slot car, senza fare acquisti sbagliati e soprattutto senza buttare via soldi inutili. Ciao, io sono Massimo e questo è il canale Slot Car Tech, un canale interamente dedicato al mondo delle slot car. Test, consigli, preparazioni, gare, guide e pratiche per chi vuole divertirsi davvero con questo hobby. Se sei nuovo e vuoi iniziare da zero, allora sei nel posto giusto. Questo video è il primo episodio di una serie di 10 video dedicati appunto a chi inizia con questo fantastico hobby, dove vedremo passo dopo passo tutto quello che serve per entrare nel modo giusto nel mondo delle slot cars. Partiamo dunque dalla domanda più importante: che cosa devo comprare per iniziare? Non partire dall'acquisto più costoso. La prima cosa che voglio dirti per iniziare è questa: non devi per forza comprare il prodotto più costoso. Molte persone, soprattutto i meno esperti, pensano che più la pista sia importante, di generose dimensioni, più la macchina sia performante, bella o in qualche modo tecnicamente sofisticata, o più accessori ci sono all'interno della confezione, sicuramente meglio è. In realtà, soprattutto all'inizio, è quasi il contrario. Quando si inizia, l'importante è avere qualcosa di semplice, chiaro, divertente e soprattutto da usare subito. Una pista troppo grande o troppo complicata può diventare veramente molto difficile da montare, difficile da gestire e poi alla lunga diventa anche frustrante. Una delle cose che spesso non teniamo sotto controllo è lo spazio di cui abbiamo a disposizione. Quindi, prima di andare in un negozio e acquistare la nostra prima pista, dobbiamo pensare e prevedere dove andremo a montarla. Quindi il primo consiglio che mi sento di darti è quello di iniziare in modo semplice ma con criterio. La pista, meglio semplice e divertente. La pista è la base di tutto. Prima di iniziare, uno dei consigli che ti voglio dare è quello di scegliere una pista che sia facile da montare, con un disegno abbastanza semplice che ti permetta fin da subito di iniziare a divertirti. Non serve infatti avere fin da subito numerosi incroci, ponti, sopraelevate o addirittura paraboliche. Non serve nemmeno avere un circuito troppo enorme. Meglio una pista più corta, più semplice, con curve più facili da fare, perché questo ti può far capire come si guida veramente una slot car, permettendoti così di imparare divertendoti. Infatti, soprattutto all'inizio dovrai capire come si accelera, quando accelerare, ma soprattutto anche quando frenare, come frenare e come prendere le curve a forte velocità senza per forza uscire dal tracciato. Un buon mix tra la pista e l'autovettura deve farti venire voglia di girare e girare ancora, e non stufarti dopo 10 minuti, perché ricordati che le troppe uscite alla fine ti annoieranno. Le slot car possono sembrare anche facili da utilizzare se viste da fuori, ma poi in realtà, comando alla mano e vettura sul nostro tracciato, vedrete che ci saranno parecchie difficoltà. Nulla di insormontabile, si intende, perché tutto deve essere conosciuto, tutto deve essere imparato, per cui bisogna andare, anche in questo caso, step by step, facendo tutti i passi necessari affinché possiate imparare in modo pratico e veloce. Analogico o digitale? Qui spesso nasce il primo dubbio: meglio partire con una pista analogica oppure puntare direttamente subito al digitale? La risposta naturalmente dipende da quello che vuoi fare. Se vuoi iniziare in modo più semplice, capire bene le basi e spendere il giusto, allora la pista analogica è quasi sempre la scelta più immediata. Ogni vettura corre sulla propria corsia e inizi fin da subito a capire i comportamenti della tua slot car. Le piste digitali invece sono decisamente molto più interessanti se il tuo obiettivo è quello di correre magari con qualche tuo amico. Infatti su una stessa
corsia potrai correre con più vetture, con più persone contemporaneamente, ma attenzione perché tutto non è così semplice. Infatti, oltre ai classici pezzi standard tradizionali, troverai degli incroci un po' particolari che dovrai comandare con il tuo controller. Sì, perché per effettuare i sorpassi la vettura non lo farà in modo automatico, ma sarai proprio tu a dover decidere quando e come sorpassare. Insomma, oltre ai normali controlli che già dovrai gestire per accelerare, frenare e riuscire a far stare all'interno della traccia la tua slot car, dovrai pensare anche ai sorpassi. Attenzione quindi alla tua scelta, perché spesso le piste analogiche, soprattutto per chi è agli inizi, creano molta confusione. Quindi per un principiante assoluto io direi questo: parti semplice, poi passo dopo passo evolvi la tua pista casalinga. Insomma, non devi comprare tutto subito. La prima macchina: non scegliere solo quella più bella. Secondo punto fondamentale per iniziare a divertirsi con le slot car, ovvero la macchina. Lo so, lo abbiamo fatto tutti. Quando si guarda una slot car, il nostro occhio punta a scegliere subito quella più bella, quella che ci emoziona di più, quella che in qualche modo ci ricorda la vettura che ammiriamo alla televisione o durante le competizioni che magari siamo andati a vedere. Ed è tutto completamente normale. Però soprattutto all'inizio non devi basarti ed affidarti solo ed esclusivamente all'estetica. La prima macchina deve essere soprattutto facile da guidare, molto stabile e anche resistente. Ci sono, e lo vedremo poi nei video seguenti, alcune case produttrici che dedicano proprio ai beginner una linea ben precisa. Macchine più facili da guidare con prestazioni limitate, ma che sicuramente ti aiutano a comprendere e a capire meglio il funzionamento del mondo delle slot car. Meglio insomma un modello che ti permette di fare tanti giri, di imparare divertendoti, piuttosto che una macchina molto prestazionale e tecnica, difficile da gestire e da controllare. All'inizio il tuo obiettivo non sarà andare veloce, all'inizio il tuo obiettivo sarà creare un feeling con la pista e con la tua nuova slot car. La tecnica e la velocità arriveranno in seguito. Gli accessori indispensabili. Poi ci sono gli accessori. Anche qui fai molta attenzione, non serve riempirsi subito di tantissimi accessori, tantissimi attrezzi che poi magari non sai neanche il loro funzionamento preciso. Per iniziare ti bastano veramente poche cose, ma decisamente molto utili. Pensa ad esempio ad un semplicissimo cacciavite. Starà poi a te decidere se a taglio o a croce dopo aver acquistato la tua prima slot car e aver visto le viti che vanno ad unire la carrozzeria con il telaio. Un semplice cacciavite infatti ti permetterà, già svitando le viti che uniscono carrozzeria e telaio, di dare un leggero basculamento alla vettura, aumentandone così parecchio la sua tenuta, e vedrai che troverai sicuramente un feeling decisamente migliore rispetto al modello completamente originale da scatola. Anche la manutenzione è una base fondamentale. Procurati uno straccetto ed un liquido, tipo ad esempio la benzina Zippo o alcol, che ti permettono di pulire le spazzole della vettura. Soprattutto agli inizi non pensiamo che anche un po' di sporco sulle spazzole possa condurre meno corrente e rendere la macchina più scattante, più nervosa e difficile da controllare, soprattutto in curva. Mi raccomando, usa anche uno straccetto per pulire ogni tanto le gomme. Quando senti che manca un po' di aderenza, non esitare oltre. Prendi la tua vettura, girala al contrario e con un panno un po' inumidito, ad esempio basta della semplicissima acqua, vai a pulire le gomme. Uscendo spesso dalla traccia e magari finendo sul pavimento o sul tavolo che tiene la pista, le gomme si sporcano di un leggero e sottilissimo velo di polvere, ma quel tanto che basta a rendere la vettura meno sicura. Controller e alimentatori li troverai già direttamente all'interno della confezione. All'inizio usa quelli, non andare a cercare un controller particolarmente complicato di tipo elettronico con tantissime funzioni, perché all'inizio non saprai nemmeno come sfruttarle. E anche a livello di alimentatore utilizza quello della pista. Poi, andando avanti passo dopo passo, allora scoprirai quale alimentatore e quale controller potrebbero fare al caso tuo. In buona sostanza il consiglio è questo: pochi accessori ma scelti bene e con cura. Cosa eviterei all'inizio? Adesso ti dico che cosa eviterei se dovessi oggi iniziare con le slot car. Eviterei sicuramente di comprare una prima pista enorme solo per il fatto che faccia scena, perché ricordati che all'inizio è molto facile uscire e più la pista è grande,
più sarà complicato andare a recuperare la tua macchina. Pensa soltanto, ad esempio, nel girare da solo, se ogni volta che la tua vettura esce devi impiegarci un minuto e mezzo per poterla andare a recuperare. Alla fine vedrai che la tua pista così enorme non farà altro che annoiarti. Eviterei poi sicuramente di prendere troppe macchine troppo diverse l'una dall'altra. Non mi serve all'inizio avere tantissime macchine, mi serve soprattutto capire il funzionamento di ciascuna di esse. Solo dopo potrò dedicarmi all'acquisto della mia vettura preferita. Meglio quindi avere una o anche due macchine, ma capire bene il loro funzionamento. Eviterei sicuramente accessori super tecnici se ancora non ho capito il loro funzionamento. E infatti è assolutamente controproducente avere tantissimi accessori, tantissimi attrezzi se poi non so a che cosa servono e come posso utilizzarli. La vettura e la pista dobbiamo pensare che vanno già benissimo appena tolti dalle loro confezioni. E soprattutto eviterei di fare acquisti impulsivi. Devo prima avere un'idea ben chiara e precisa, insomma una sorta di guida che mi permetta di crescere passo dopo passo. Lo so, nel mondo delle slot car è facilissimo perdersi nei meandri di tutti i negozi online e magari anche nel negozio sotto casa che vendono milioni di modellini, uno più bello dell'altro. Però all'inizio dobbiamo rimanere con i piedi per terra, ben concentrati su quello che dobbiamo fare. Quindi la cosa migliore da fare è partire sicuramente con una base solida. La combinazione ideale per iniziare. Quindi, se dovessi riassumere tutto il nostro discorso e dirti qual è la combinazione migliore per iniziare con le slot car, potrei dirti che è questa: una pista semplice ma divertente, una o anche due macchine facili da guidare e soprattutto resistenti, controller e alimentazioni originali, quelli della pista, quelli che trovate direttamente all'interno delle confezioni, pochi ricambi basi come ad esempio spazzole o qualche gomme in più da cambiare quando questi si consumano, qualche attrezzo per riuscire a fare un briciolo di manutenzione sulle nostre slot car e magari anche sulla pista, e poi sicuramente tanta voglia di provare, di fare dei giri, di sbagliare, di rimettersi alla guida e di migliorare. Non devi avere subito il massimo, devi avere qualcosa che ti faccia dire: ok, mi sto divertendo, voglio continuare. Questo sarà il tuo vero punto di partenza. E questo, ragazzi, era il primo video dedicato alla serie per chi vuole iniziare oggi nel 2026 con le slot car. In questo episodio abbiamo fatto un po' una carrellata per dare alcuni punti di partenza tra pista, slot car, accessori e ricambi. Nei prossimi video entreremo ancora più nel dettaglio e nel pratico. Parleremo di piste, parleremo di slot car, parleremo di accessori e anche di ricambi. Andremo a capire le reali differenze tra una pista analogica e una pista digitale, quello che ci permette di fare una e quello che ci permette di fare l'altra. Andremo anche a vedere quali sono le prime modifiche, magari a costo zero, per migliorare le prestazioni della nostra vettura, e poi invece quali sono tutti gli accessori che ci permettono di rendere la nostra slot car una vera arma vincente. Quindi, soprattutto se sei all'inizio, ti consiglio vivamente di seguire questa nuova serie di 10 video pensati proprio per te, per accompagnarti passo passo in questo fantastico nuovo mondo. Iscriviti al canale, attiva la campanella per non perdere gli altri contenuti e mi raccomando, segui la playlist Slot Car per principianti. Se hai delle domande, dei dubbi o delle curiosità, mi raccomando, scrivimelo nei commenti. Io come sempre vi saluto e vi do appuntamento sempre qui sul canale Slot Car Tech per il prossimo video.